Salve a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video. Come da titolo, oggi vi mostrerò i 5 album più disturbanti, inquietanti e strani che io abbia mai ascoltato in vita mia. Sarà una vera e propria classifica, quindi al primo posto, come ultimo disco citato, troverete l'album che per me è stato quello più inquietante. Ovviamente è una classifica totalmente soggettiva, quindi sentitevi liberi nei commenti di scrivermi quali sono i vostri album più disturbanti o spaventosi. Detto questo, direi di iniziare subito con il video. Al quinto posto troviamo White Noise con An Electric Storm, disco del 1969. La storia di questo gruppo è molto particolare. Si forma nel 1968 dalla mente di David Worehouse, un bassista, dopo che assistette alla conferenza di tale Delia Derbyshire, una scienziata del suono. In particolare An Electric Storm fu il disco di debutto della band e utilizzò il primissimo sintetizzatore britannico, l'EMS Synthi VC ST3. Questo disco è disturbante per una serie di motivi. Nel momento in cui avvierete il CD vi sembrerà un normalissimo pop che veniva fatto in quell'epoca, ma più andrete avanti e più potrete sentire rumori strani, dissonanti, voci completamente fuori dal contesto, fino ad arrivare in un crescendo agli ultimi due brani, Visitation e Black Mass. In Visitation vi è una specie di esorcismo, comunque una macabra cantilena verso il minuto 17, che fa venire letteralmente la pelle d'oca. È ovvio che magari ai giorni nostri non faccia più moltissima impressione, ma dovete metterlo nel contesto dell'epoca in cui è uscito, e fu davvero una novità alla fine degli anni 60. Come prevedibile, all'inizio il disco non ebbe molto successo, ma ad oggi viene ricordato come un disco cult della musica elettronica. Al quarto posto i Nurse with Wounds con Homotopy to Mary, disco del 1982. Qui ci addentriamo verso un mondo totalmente sperimentale. I Nurse with Wounds nascono come trio nel 1978, per poi divenire nell'81 una one-man band a cura di Steven Slapton. Avrei potuto scegliere in realtà uno qualsiasi dei loro album, ma in particolare questa pietra miliare datata 1982 è uno dei dischi più strani e inquietanti che mi sia mai capitato di ascoltare. Potreste udire a volte delle melodie, ma vengono creati con degli organi distorti o sinte dissonanti. Nel disco inoltre sentirete una bambina che si lamenta, urla inaspettate e fondamentalmente qualunque cosa, ma non musica come la si intende tradizionalmente. Don't be naive, darling. Al terzo posto troviamo un progetto musicale più che un album vero e proprio. Parliamo di The Conan Project Recordings of Shortwave Number Station. Parliamo di un progetto sonoro che consta di 5 CD in totale, 4 pubblicati nel 1997 dalla Irdial Records e il quinto aggiunto nel 2013, per un totale di ben 4 ore di registrazione. Queste tracce di struttura del brano hanno ben poco. Contengono infatti alcune registrazioni che provengono da un numero indefinito di number station, ovvero delle stazioni radio che si crede vengano utilizzate da enti governativi per comunicare con le spie. In particolare sono number station utilizzate durante la Seconda Guerra Mondiale. Vi sono alcune tracce veramente inquietanti. Inoltre in alcune di esse potete sentire una sorta di accompagnamento musicale, probabilmente dei suoni ambientali provenienti da qualche bar o cose di questo tipo. E tutto ciò non fa altro che rendere l'ascolto ancora più spaventoso, specialmente se pensiamo a ciò che le persone passavano in quegli anni. Secondo posto per Current 93, I Have a Special Plan for This World, EP datato 2003. Questo disco è veramente molto difficile da commentare. Si tratta di un unico brano lungo 22 minuti in cui il fondatore del progetto, David Tibet, recita alcuni versi nichilisti e apocalittici tratti da una poesia di Thomas Ligotti, un autore americano di genere horror. La cosa particolare è che lo stesso Ligotti è un personaggio molto misterioso, che ha confessato di soffrire di depressione cronica accompagnata da estrema agorafobia e attacchi di panico, nonché incubi ricorrenti. Il bello è che in questo brano potrete sentire proprio una sensazione di estremo disagio e claustrofobia, come se il mondo intero quasi si stesse chiudendo attorno a voi. And a strangely shining light that owed nothing to the light of day.
Talmente particolare che vi consiglio caldamente di darci un ascolto, anche se come avrete capito non possiamo parlare di musica vera e propria anche in questo caso. Prima di svelarvi il primo posto di questa classifica, vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale e di lasciare un bel mi piace a questo video se ovviamente il contenuto vi sta piacendo. In questo caso l'iscrizione è veramente molto importante perché, come vi ho anticipato nel precedente video, sto preparando per lo speciale dei 1000 iscritti un video veramente fuori dal mio solito, ma secondo me veramente interessante, che sicuramente potrà piacervi. Quindi mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdervelo. Al primo posto di questa classifica totalmente soggettiva troviamo gli Stalag con Pur Misantropia, un disco del 2008. Gli Stalag sono probabilmente il progetto più conosciuto inserito in questa classifica, ma per me questo disco rimane comunque il più disturbante che abbia mai ascoltato, proprio per il suo concept di base. Gli Stalag sono una band olandese che ha cambiato nome in Gulag nel 2008, conosciuti principalmente per la loro proposta musicale piuttosto insolita. In questo disco in particolare sono presenti per la maggior parte del tempo urla di pazienti psichiatrici reali, registrate in una casa di cura. La band stessa è avvolta dal mistero, in quanto né i nomi dei membri né i loro volti sono mai stati resi noti. È difficile anche solo stabilire il loro genere musicale. Molti lo associano a un black metal ambient rumoristico, e probabilmente anche la definizione più giusta, sebbene di black metal possiedano solo il concept. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino a qui, vi invito ancora una volta ad iscrivervi al canale e a lasciare un bel mi piace e un commento qui sotto dicendovi la vostra personale classifica dei dischi più disturbanti, inquietanti o spaventosi che vi sia mai capitato di ascoltare in vita vostra, e noi ci rivediamo in un prossimo video. Lead the fire!